Siamo nell'azienda agricola Cabosco, che è un'azienda importante nella pianura di Ravenna, dove Orta realizza tutta una serie di attività sperimentali. Oggi parleremo di agricoltura rigenerativa e parleremo di crediti di carbonio. L'agricoltura rigenerativa è un modo di coltivare fatto da più azioni che riesce a migliorare la fertilità del suolo, riesce a aumentare la biodiversità dei terreni e nello stesso tempo anche riesce ad arricchire il suolo di carbonio, cioè di sostanza organica, permettendo nel medio-lungo periodo delle produzioni più interessanti. Facendo agricoltura rigenerativa noi andiamo ad aumentare lo stock di carbonio nel suolo e facendo l'uso delle buone pratiche andiamo anche a ridurre le emissioni di CO2 dovute alle varie operazioni colturali e la somma di queste due cose, cioè delle riduzioni e dello stoccaggio del carbonio nel suolo, genera questo valore che è il valore appunto dei crediti di carbonio. Crediti di carbonio che, come tutti sapete, sono molto discussi e che sono uno strumento per quanto riguarda le aziende agricole per valorizzare le loro buone pratiche e per le aziende agroalimentari anche per cercare di ridurre e mitigare le loro emissioni agroindustriali. Qui a Cabosco utilizziamo tecniche virtuose come ad esempio la bulatura delle cover crops, che nel caso di Ravenna è l'erba medica che viene traseminata con il grano in accestimento, la riduzione di input quali riduzione delle lavorazioni come ad esempio le arature di presemina, la riduzione di unità di azoto apportate alla coltura. Tutte queste tecniche permettono non solo di migliorare la fertilità del suolo, ma anche di stoccare carbonio nella pianta che poi finirà nel terreno, prendendolo dall'atmosfera. Questi step sono fondamentali per la generazione dei crediti di carbonio. Un esempio di risultati ottenuti nel progetto Agrestic è lo stoccaggio di almeno 1 tonnellata di carbonio in seguito alla distruzione dell'erba medica per anno, ottenendo anche dei picchi di 2,5 tonnellate, ad esempio nell'ultimo anno. Come si misurano i crediti di carbonio? Per quanto riguarda le minori emissioni, noi le misuriamo tramite i nostri DSS, in particolare con usustain.net, che registra tutte le operazioni colturali e che grazie ai modelli previsionali permette di ottimizzare quelle che sono le pratiche agronomiche, ovvero razionalizzare quelle che sono le densità di semina, le concimazioni e i trattamenti di protezione e di difesa e anche le irrigazioni. Per quanto riguarda invece il carbonio nel suolo, per misurare il trend di mantenimento oppure di decrescita del carbonio o anche di accumulo di carbonio, oltre alle analisi del terreno che possono essere fatte all'inizio di un processo di agricoltura rigenerativa e alla fine per poi dopo confrontare i due valori, noi abbiamo in questo caso un modello che si chiama ARES-C e che abbiamo messo a punto in Orta grazie anche al progetto Agrestic e anche grazie alle misurazioni che facciamo realmente di campo sia del carbonio nel suolo che delle emissioni tramite camere di accumulo. Per poter mettere a punto il modello ARES-C ci siamo avvalsi di 8 camere di accumulo per la misurazione della CO2. Nella piattaforma sperimentale del progetto Agrestic abbiamo 8 camere di accumulo che misurano le emissioni di gas serra dal suolo, in particolare CO2 e N2O, anidride carbonica e protossido di azoto, in relazione alle pratiche agronomiche che vengono messe in atto. Grazie all'utilizzo di queste pratiche virtuose abbiamo potuto constatare una riduzione del 33% di anidride carbonica e di un 46% del protossido di azoto. Cosa offre Orta? Orta offre su 2 livelli, un livello di consulenza agricola, di consulenza proprio alle aziende, sia agricole che agroalimentari, consulenza agronomica che aiuta
nelle strategie per accumulare carbonio e dall'altro lato anche fa assistenza per certificare questi crediti di carbonio e renderli disponibili. Questo processo è un processo che noi abbiamo avviato già in Italia e all'estero con aziende molto importanti e penso che in futuro diventerà sempre un'attività più cruciale per valorizzare tutte le attività agricole virtuose e che serviranno appunto per mitigare l'effetto serra e le emissioni in atmosfera di gas nocivi.